Chiedo per un amico, ma che fortuna è avere la passione per la moto? Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è sabato 2 luglio 2022, sono le 7:05 e sono appena arrivato a Bormio. Adesso mi faccio un caffè e poi si va sullo Stelvio, che sarà il primo dei tanti passi che faremo oggi. Questa mattina mi sono svegliato alle 3:21 per l'esattezza, ho fatto colazione, mi sono preparato i panini, alle 4:15 ero in strada ed eccomi qua, sono a Bormio. Farò un bel giro in giornata, i programmi erano differenti questo weekend, ma poi c'è stato un cambio di programma e allora, come vedete, sono da solo perché Cinzia ha preferito non svegliarsi a quell'ora. Io mi sono svegliato tra l'altro senza neanche la sveglia. Adesso mi faccio un caffè, un cornetto, faccio una seconda colazione visto che una prima l'ho fatta a casa e poi si va sullo Stelvio e penso di essere a questo punto tra i primi. La temperatura è frizzante perché ci sono circa 12 gradi, immagino di mettermi l'antipioggia, la parte sopra dell'antipioggia sopra la giacca perché sotto non ho nulla, maglietta a maniche corte e siccome saliremo sopra sicuramente farà fresco, ma adesso la colazione e poi torniamo in sella. Seconda colazione fatta, ragazzi, mi sono preso una treccia con le noci e il miele, ottima, e un cappuccino. La signora del bar mi ha detto che anche lei è motociclista, mi ha detto che giro fa, gli ho spiegato il giro che faccio, mi ha detto ok, allora torni a casa questa sera verso mezzanotte, più o meno, ha detto adesso è molto presto, alle 7:20, 7:25 in questo momento e stiamo iniziando a scalare il passo, meglio siamo ai piedi del passo. È sceso un ragazzo in moto, mi ha detto che sul passo ci sono circa 5 gradi e non c'era traffico, complice probabilmente, anzi complice l'ora, e sono molto fiducioso. Adesso sono partito presto apposta perché anche loro concordano sul fatto che tra un po', tra bici, camper, moto, macchine e quant'altro, qui diventerà un carnaio. 7:35, come potete vedere il traffico è pressoché assente, qualche ciclista, un vento che è abbastanza sostenuto per essere ancora in basso, quindi immagino che in alto ci sia del vento, ma per ora va bene così. Mi sono coperto, questo già ve l'ho detto, perché sopra fa freschino. I primi tornanti, questo è il 34, abbiamo già fatti 2. Sono un po' contro luce in questo momento, quando adesso no, il sole alle spalle, però il sole è in una posizione dove attualmente quando ce l'ho in faccia mi dà particolarmente fastidio. Entrare ed uscire da queste gallerie si fa un po' fatica, soprattutto quando si entra, perché il sole è molto forte dal lato, in questo verso qui, e quando entro dentro le gallerie devo fare molto piano perché devo abituarmi con gli occhi, perché non so se c'è una macchina davanti a me, se c'è una coda, se c'è qualcuno che viene nel senso contrario. Il sole sarà in una posizione scomoda, ma in questo momento mi sta andando molto bene che non c'è nessuno. Guardate davanti a noi, Sua Maestà lo Stelvio, il primo tratto. Guardate che serpentone che c'è lì. Cade un po' d'acqua in alcuni punti. Non oso neanche immaginare cosa sarà tra qualche ora qui. «25 tornanti al passo». Adesso mi fermerò in un punto al di sopra dove vi mostrerò questo budello qui sotto.
Guardate che cascatina qui che c'è, molto scenografico. Intanto abbiamo superato i 2000 metri, 2000 metri e ci sono 9 gradi in questo momento. Traffico ottimo direi in questo momento anche. Sua Maestà lo Stelvio. Guardate qua sotto cosa non è. Da lì generalmente faccio una bella foto, ma c'è la rete elettrificata perché sono dei pascoli e sono delle mucche al pascolo qui sopra. Come potete vedere questa è la densità del traffico che c'è in questo momento. Oltre me mucche e marmotte, fine della storia. E si va, si sale. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Che spettacolo ragazzi, che spettacolo! Peccato che siamo un po' contro luce, ma molto molto giusto, molto figo. Lento perché è pieno di marmotte che mi attraversano la strada. Adesso non ho fatto in tempo ad accendere, ce n'erano 3, si sono rintanate. Qui ci sono delle mucche al pascolo. Molto molto bucolico, molto figo, molta tranquillità e molta solitudine in questo momento. Eccola qua la marmotta, guardate, l'avete viste? È pieno, è pieno, è pieno, è pieno zeppo, probabilmente complice ancora il fatto che sono passate poche persone. Loro si sono appena risvegliate, solo che hanno un brutto vizio di tuffarsi in mezzo alla strada, sono quasi suicide le marmotte. Fare lo Stelvio con così poco traffico è la prima volta che mi capita, è veramente la prima volta. Tutti con la Insta 360, c'era sto ragazzo che è passato col GS, avevo sull'asta la Insta 360. Ultime curve prima di arrivare sul passo. C'è un po' di neve in alcuni punti, l'area è frizzante, ho fatto bene a coprirmi. 4 tornanti. Non c'è neanche il fotografo, vista l'ora, è particolarmente presto. Generalmente si mette in questa curva qui. Eccolo qua, passo dello Stelvio, ecco l'insegna, il cartello, ormai quasi non più leggibile. Andiamo nel nostro solito punto, se si può arrivare, credo di sì. Wow, wow, wow. Guardate che spettacolo è qua sotto. Che spettacolo. Adesso giro e ve lo mostro. Guardate che cos'è qui sotto. Adesso se riesco vorrei alzare il Mavic. Guardate che assembramento che c'è qui. Nessuno praticamente. E adesso velocemente vorrei alzare il Mavic, fare 2 riprese e proseguire perché mi voglio godere la solitudine di questo posto. Perché vi garantisco che fare
lo Stelvio senza traffico è qualcosa di non figo, di più. Quindi adesso 2 riprese veloci e si va, si prosegue. Fantastico, non c'è nessuno, anzi sopra il passo c'era un piccolo raduno di Porsche, ma guardate come sgombro qui sotto. Capite perché poi a me piace andare da solo? Perché chi si sarebbe alzato di voi alle 3 del mattino per fare una roba del genere? Tanti mi avrebbero detto: ma tu sei fuori di testa alle 3 del mattino, io alle 3 dormo. Giustamente, non gli posso dare contro. Io invece alle 3 del mattino mi metto in moto e vado. E mi sto godendo questo spettacolo qui. Visibilità ottima, traffico ottimo, e cosa volere di più? Le marmotte mi danno il benvenuto e mi mancano, sono al terzo tornante, da questo lato sono circa una 50, quindi ne abbiamo ancora un po' di tornanti. E a sto giro ce li gustiamo tutti. Tra qualche ora qui sarà un massacro tra camper, bici. Invece guardate adesso cos'è. Che bellezza. Fantastico, fantastico. Sotto di me, neanche a dirvelo, c'è un budello di tornanti che non finisce più. Mi dispiace molto per Cinzia che non è venuta, si sta perdendo tanta roba, sia perché non è incasinato come lei magari temeva, e sia perché la giornata è bellissima. Guardate qua, non c'è una nuvola, non c'è nulla, c'è una visibilità ottima, e in questo momento con il sole siamo a 11 gradi e mezzo, quindi come arrivo sotto mi tolgo anche l'antipioggia. Eccole quelle marmotte, guardate, la marmottina, ma è pieno di marmottine ragazzi, è pieno. Lo Stelvio mi sta regalando delle emozioni incredibili, guardate, guardate, fantastico. Poi con questo traffico zero me lo sto guardate lì sopra che muro di tornanti che c'è. Mi sto godendo queste strade fantastiche da solo. Io le marmotte, me l'avrò detto quante volte, 100, ma io uno Stelvio così vuoto non l'ho mai visto, e quindi è godurioso, senza correre ma godendoselo. E qui adesso arriva uno dei tratti un po' più guidati, nel senso che i tornanti sono molto ravvicinati uno all'altro. Vedete qui sul navigatore praticamente un tornante appresso un altro adesso, a distanza di un paio di centinaia di metri. È una scala praticamente adesso. Beautiful, altro che l'acqua fan. Ad un certo punto iniziano a ricomparire le piante e quindi siamo scesi, stiamo finendo il passo, mancano ancora un po' di tornanti. Come vedete i ciclisti i tornanti li fanno contromano, allora hanno detto. Adesso inizia a esserci un po' più di traffico qua sotto, e quindi
ho fatto benissimo a partire presto e a godermi la mia solitudine. Qui si va piano, vedete, Velox ovunque, su questo versante soprattutto sono molto generosi a mandarti foto a casa e ti mandano dei primi piani fantastici. Ecco le auto che vi dicevo, che per fortuna ho evitato, perché qui se ci aggiungiamo anche i camper tra un po' diventa drammatica la situazione. E guardate quanti tornanti ci mancano ancora, un'infinità. Ho fatto giusto in tempo a fare lo stelvio, ragazzi, che tra questi qui con gli sci, con le rotelle, le bici, i camper, le auto, i furgoni e i furgoncini che salgono sulle bici che poi noleggiano per far scendere le persone, guardate, è diventato di colpo, in un attimo si è mutata la questione. Quindi mi è andato veramente di culo. Un furgoncino, stavo sorpassando una bici in curva, un altro po' mi veniva addosso, per fortuna avevo margine e ho fatto il pelo al guardrail. Scendendo dallo Stelvio è un museo all'aperto, tutta roba strana, e dovete stare molto attenti, ve lo ribadisco, ai velo. Adesso qui giriamo a sinistra, passiamo davanti a Glorenza, che è un vecchio, questa la freccia stranamente non l'ha tirata fuori nonostante è un tedesco. Glorenza, come vi dicevo, è una cittadella fortificata molto bella che abbiamo già visitato e in altri video sul canale lo vedete, potete vederla, e si attraversa una vallata. Qui siamo dentro questa vallata qui che attraverseremo frutteti a profusione, mele soprattutto. Qui praticamente siamo a Prato allo Stelvio e qui è tutta mela, mela a destra, mela a sinistra, mele ovunque, e tra un po' c'è Glorenza. Stavolta non penso neanche di fermarmi perché le cose da fare oggi sono veramente tante e se inizio a perdermi in chiacchiere, come si dice, non arrivo più. Questa qui è Glorenza, questa è la chiesa e questi che vedete sono le varie torri fortificate. Tra una e l'altra c'è un muro perimetrale, praticamente dall'altro è un feo, molto molto bello, bellissimo. Adesso ci passiamo in mezzo e poi puntiamo Resia. Eccoci qua, Glorenza. Sembra un tuffo nel passato sto paesino qui. Sono i bambini che vanno vestiti con gli abiti tipici loro, e è molto molto delizioso come paesino. Questo noi lo attraverseremo soltanto perché l'abbiamo già visitato, però se non ci siete mai stati vale assolutamente la pena vederlo, che fa attraversarle un attimo perché vi ripeto è tutto cinto da mura, quindi all'interno voi parcheggiate la macchina fuori o la moto e ve la girate a piedi. Dimenticavo di dirvi, qui siamo in piena Val Venosta, ecco perché ci sono meleti a profusione, mele della Val Venosta. Ragazzi, spero che mi sentite perché il vento si è alzato notevolmente. Sto andando verso Resia, sono a una quindicina di chilometri. Mi ero fermato in realtà per togliermi l'antipioggia, ma il vento è forte, è frizzante e penso di tenerlo a questo punto perché non è neanche fastidioso. A scendere dallo Stelvio ho fatto giusto in tempo, perché come vi dicevo il traffico è esploso di colpo tra bici, le persone che vanno con gli sci, quelli con le rotelle, i camper, i pullman che fa sotto e sopra, i furgoncini che portano sulle bici e scendono vuoti. È diventato in un attimo un disastro. Comunque la giornata è bellissima, vento a parte, è fresco e si va a Resia, si prosegue, è tutto molto forte. Questo è l'inconfondibile dal colore, perlomeno, lago di Resia. Il campanile è più avanti, c'è una piccola coda dettata dal traffico che, come vi dicevo, si sta alzando. Davanti c'è un camper e quindi andiamo un passo più moderato. Al ritorno poi faremo un'altra strada, non questa, gireremo praticamente intorno al lago. Non ho mai fatto il giro. Ieri, girando un po' sopra Google, ho visto che c'è una strada che dal lato opposto fa tutto il giro del lago, dovrebbe essere molto meno trafficata di questa, anzi sicuramente lo è, e a quel punto faremo quella lì. Guardate comunque che colori che ha sto lago, fantastico. E poi ci sono queste gallerie che bisogna attraversare e siamo arrivati al lago di Resia, che neanche a dirlo è pieno di gente. Ragazzi, questo è il campanile di Resia. Adesso qui, visto che c'è poco vento, una volatina al drone gliela facciamo fare sicuramente.
oggettivamente chiedere di più da una giornata così non si può. Qui per assurdo il vento è sceso, è molto meno forte che dall'altra parte. Ho portato a casa anche delle belle immagini col Mavic. È tutto molto giusto, mi sono tolto l'antipioggia. La temperatura adesso siamo sui 15 gradi, si sta divinamente e non siamo neanche a metà del giro. Oggi tanti chilometri, tanti bei posti, tanta roba. Anziché rifare la stessa strada che abbiamo fatto adesso, andiamo un po' più in giù e ci facciamo tutto il giro intorno al lago di Resia passando dall'altra parte. E poi da lì non ve lo dico perché sennò vi toglierei tutto il gusto della suspense. Go, si va! 9:50, ripartiamo dal campanile del lago di Resia e adesso, come vi anticipavo, faremo tutto il perimetro del lago dall'altro lato. La strada dovrebbe essere piccolina, tranquilla, nel senso che dovremmo trovare traffico pressoché zero, perché non ho mai visto nessuno postare un video dall'altra parte. Quando ho fatto un giro con Google Earth non ho visto un'auto a parte quella di Google, quindi vi direi che dovremmo andare lisci come l'olio. Sicuramente avremo un altro punto di vista, ma il colore del lago è top, sole alto, ci sono in questo momento 14 gradi e il vento è un po' sceso per fortuna qui e quindi è tutto molto figo. Questo è l'altro lato del lago e adesso iniziamo ad arrampicare su queste piccole stradine qui. Siamo contro luce rispetto al lago, quindi il lago è leggermente increspato dal vento, ma è tutto molto molto bello. Ragazzi, questo è lo spettacolo di questa strada qui, che però non posso fare perché adesso ho continuato. In realtà io qui devo andare dritto, ma ci sono dei lavori ed è strada chiusa, quindi la strada che prosegue mi porta su per una malga e quindi mi porterebbe fuori rotta rispetto a dove è questa qui la strada che dobbiamo prendere noi, ma come vedete c'è strada chiusa, quindi niente, come non detto, si rifà quella di prima e si punta. Passo Umbrail, un altro budello pieno di tornanti a go. Adesso sto ripercorrendo un po' di quella strada che abbiamo fatto questa mattina per andare verso Resia, una 10-15 km sono da tornare indietro e poi entro in Svizzera ed inizio ad arrampicare sull'Umbrail. L'Umbrail è un altro passo estremamente curvoso, qui veramente sembra di essere in un'altra realtà, in un altro mondo. Eccoci qua. Si va piano, si respira aria di serenità, di tranquillità. Molto molto bello. Poi la giornata, neanche a dirvelo, è strepitosa. Guardate il cielo, non c'è una nuvola neanche a pagarla. Qui nel frattempo il vento è sceso. Questo è il traffico che troverete su queste strade qua. Praticamente non c'è nessuna, solo io ci sono, qualche mucca al pascolo e basta. Guardate questo sidecar davanti a me, non è vecchio, di più. Adesso qualche curva ce la teniamo avanti, poi la superiamo. Vedete come fa la curva, è un BMW tra l'altro, vedo le teste, alta qualità, con l'ombrellone. Vedete che si fa le ferie così, beh. Che si entra in Svizzera e stranamente c'è la coda, generalmente non c'è nulla, si vede che qualche controllo in più lo fanno. Controllano prettamente loro, perché gli altri erano italiani, li ha fatti andare. Controllano prettamente, questo davanti a me è Svizzera, rompono le scatole più a loro che non a noi. Vedete qua i Velox vi danno proprio il benvenuto appena entrate, tact, Ofenpass. Noi faremo l'Umbrail. Muster si chiama questo paesino qui, scritto Mustair. Questi sicuramente non sono svizzeri, perché uno che passeggia qua con le strisce pedonali lì probabilmente sono delle parti nostre.
E a Santa Maria di Valmuster praticamente le alternative sono dritto Ofenpass, sinistra Umbrail e Stelvio, perché praticamente l'Umbrail è sbuca a 8 km dallo Stelvio, e adesso noi gireremo a sinistra e ci faremo l'Umbrail, che una volta, anni fa, era in parte sterrato, invece adesso è tutto completamente asfaltato. È un budello, ragazzi, fenomenale. Qui si gira qua. Adesso qui l'unico pericolo sono le bici che stanno scendendo a go-go, ma qui adesso inizia un budello pauroso. Ma vi ci porto. Vedete, la carreggiata è piccolina e niente, bisogna tenere orecchie dritte, antenne alte, prudenza. Ogni tanto gli faccio sentire la presenza col clacson. Vedete qui come si sale, come si arrampica. Quasi ti fermi ai tornanti. Arriva una macchina dall'alto, vedo. Speriamo che si allarga. Ragazzi, è fantastico, no? Non so se state vedendo l'asfalto, che roba è pornografico l'asfalto. E non è finito, ma questo è tutto così. Ma adesso iniziano altre 10 tornate uno dietro l'altro qua. Almeno a vedere il navigatore. Guardate qua sopra che muro che c'è. Don't try to say Tom. E una volta che finiscono tutti quel muro di tornanti, praticamente si apre completamente e siamo a 5 km dal passo. Ma anche oggi reunion di DGS a profusione, guardate qui davanti. Che spettacolo che è. Sono 16 gradi e mezzo e siamo a 2030 metri. Perché da noi non ci stanno queste strade così? Tranne in alcuni posti. Dove abito io, per vedermi una strada così mi devo sparare tanto di quella strada noiosa che mi passa la voglia. Guarda qua, ma poi avete visto che asfalto che c'è? È impeccabile, un tavolo da biliardo, Ultimi chilometri, ragazzi, prima di arrivare sul passo Umbrail. Ancora poco. Quello lì sopra è il passo dello Stelvio. Ed eccoci arrivati, Alte Dogana, perché qui fondamentalmente l'Umbrail delimita l'Italia dalla Svizzera. Adesso siamo in Svizzera, tra un po' rientreremo in Italia. Ai piedi, o meglio a 8 km dal passo dello Stelvio. Eccolo qua, Umbrail 2503. Praticamente noi oggi, questa mattina, quando eravamo solo noi, siamo arrivati qui e da qui poi siamo saliti su. Invece adesso riscendiamo da qui, quello su in alto, vi ripeto, lo Stelvio, adesso riscendiamo sotto e poi da lì proseguiamo. Non vi spoilerò ancora nulla, ma è in altro posto, sono altri posti con tantissima roba.
Qui dove siamo seduti questa mattina, vi ricordate che non c'era nessuno, noi e le marmotte. Guardate adesso che cos'è. Quello lì in alto è lo Stelvio, come vi ripeto. E qui adesso praticamente è tutto un traffico tra macchine e moto. Qui si scende per l'Umbrel e lì si sale per lo Stelvio. E questo è il mio mitico gessone, una belva, un toro meccanico. Adesso giudicherete voi che cos'è questa strada qua, ma non rimpiango minimamente di essermi svegliato all'alba questa mattina. È stato fantastico e lo rifarei alla stessa maniera, perché a quest'ora è trafficatissimo. Guardate qua, sui tornanti, e qui sono abbastanza larghi, e le macchine, dall'altra parte pure i camper ci stanno, insomma, molto meglio svegliarsi presto la mattina. Adesso stiamo arrivando in uno dei punti più panoramici sicuramente, mentre questa qui è la strada vecchia dello Stelvio, chiusa ovviamente, hanno fatto i tornanti nuovi. Vi ricordate stamattina che bello che è stato, senza nessuno? Ecco, adesso non è più così. Sono felicissimo di sgattaiolare da qua, di andarmene da qua. Stanno ritirando la rete elettrica, stamattina c'era. Ecco, voi immaginatevi qui, anzi non dovete neanche immaginare, basta che vedete e fate il confronto. Quindi il consiglio mio rimane sempre e comunque svegliarsi presto la mattina, prestissimo la mattina. Cazzo dormite a fare? Non serve dormire. Che cosa dovrei aggiungere qua? Guardate qua sotto che Luna Park che è. Sicuramente uno dei punti più panoramici qua sotto. E da qui si vedono perfettamente le gallerie che abbiamo attraversato questa mattina e che rifaremo adesso. Giornata splendida come meteo top e posti altrettanto top. Alta quality. Sono circa le 11:30, mancano 4 minuti alle 11:30 e ci sono circa 21 gradi. Ragazzi, sono contentissimo che sto scendendo ed ho quasi finito la discesa, perché è un inferno qua sopra e chi ha preferito dormire qualche ora in più si starà mangiando le mani, perché nel mentre stanno salendo anche i camper. Io dico, uno che ha il camper, no? Se avessi il camper mi verrebbe l'ansia a fare sta strada con tutto sto traffico. Assolutamente partirei presto. Uno con la moto posso pure, non è il mio modo di viaggiare, però lo posso anche condividere, nel senso che la moto sgattale più facilmente, ma col camper, soprattutto l'altro versante, amica, è un calvario. Vabbè, comunque arriviamo sotto al Bormio e facciamo un po' il punto della situazione, ci fermiamo, facciamo un piccolo briefing e poi go, si riparte a bomba. Ragazzi, sono appena sceso dal passo dello Stelvio. Da Bormio ho girato verso Passo del Foscagno, Livigno, e ci sono circa 23 gradi. Mi sono alleggerito, come vedete. Qui sotto c'è un torrente dove la gente sta facendo il bagno. Giornata spettacolare, fantastica. Ovviamente adesso qui il traffico è aumentato, vorrei un po' di più, ma cercheremo in qualche maniera di difenderci. Adesso faremo Passo del Foscagno, Passo Era, Livigno. Il Livigno sosta benzina, non farò neanche un giro perché ho girato più volte a Livigno e basta. Poi faremo Forcola di Livigno e poi ve lo dirò. Sì, 12:10 adesso, il traffico è un po' aumentato, qui i limiti sono bassi, siamo a circa 17 km dal Passo del Foscagno. In realtà mi sarebbe piaciuto pure fare un salto alle Torri di Fraele e ai laghi di Cancana, che praticamente sono qui sopra, sono a 12 km, ma si allunga troppo il tempo e veramente rischio di tornare troppo tardi a casa. Ci tornerò, ci sono già stato, è un bel posto, adesso complice anche la siccità che c'è,
parte del lago, parte della città immersa nella diga è venuta alla luce, quindi mi piacerebbe farci un volo col drone. Insomma, non mancheranno le occasioni, ci si tornerà. Adesso puntiamo Foscagno, poi Passo Era e poi Livigno. Stiamo salendo sul Fosco, sul Foscagno. E intanto anche qui abbiamo superato i 2000, 2100 metri. Chiedo per un amico, ma che fortuna è avere la passione per la moto? Quando mai saremo qui in macchina? Mai saremo qua. Fantastico, fantastico. Passo del Foscagno, pochi chilometri. Qui c'è un laghetto sulla sinistra, un laghetto sulla destra. Colori strepitosi là, guardate qua. Chiedo, Passo del Foscagno 2270 mi segna il navigatore, 2291, 2289, 91 preciso, ci fa andare. Qui non ci fermiamo neanche, boys, tiriamo dritto. Tante volte mi sono fermato qua, andavo lì sopra a fare due foto, ma lo spettacolo c'è ancora tanta roba, ce n'è ancora tantissimo, quindi c'è ancora molta carne al fuoco, quindi go, si va. Guarda qua, si sale, si scende, quello è Passo Era, è tutto un colle e via, si va. Livigno. Se soffrite mal di auto, prendetevi una pastiglietta mentre vedete il video, perché qua le curve ne stanno proprio a go. Ridendo e scherzando siamo arrivati anche a Passo Era. Adesso dopo questa curva c'è il cartello e siamo a circa 2200-2250 e poi da qui si scenderà verso Livigno. Farò una sosta, benzina ovviamente, e poi via, si continua senza tregua. Eccolo qua, Passo Era, questo è la tabella, eccolo qui alla mia destra, alla mia sinistra, anzi 2208. E qui la strada che porta a Livigno, neanche a dirvelo, è fenomenale. Dai, non mi fate frenare le curve. Siamo arrivati a Livigno, ragazzi. Qui la benzina 1,68,50. Fate voi, noi la paghiamo 50 centesimi in più. Ci staranno a pia per culo, come si dice. Come vi dicevo, non mi fermo neanche qui a Livigno, l'ho vista tante di quelle volte. Tanto il pranzo ce l'ho a bordo come sempre, quindi presumibilmente sopra il Bernino, come scendiamo facciamo una piccola pausetta pranzo. È sempre piacevole girare a Livigno, ma preferisco spendere il tempo su altri posti, visto che abbiamo tanta carne ancora sulla brace. Benzina fatta, sono circa le 12:40, l'1:20. Calcolando che sto uscendo quasi da Livigno, sono in fondo al paese quasi, ho trovato questa fontanella dove ho ricaricato la borraccia. Questa panchina c'è scritto Livigno, si legge? Però qui è troppo imperiale. Allora, a questo punto, visto che di fianco alla moto c'è un'altra panchina, i panini ce li ho, l'acqua fresca c'è, la moto è di fianco a me, eccola qua. Quindi prima ho dato da mangiare a lei, quindi gli ho fatto il pieno. Adesso mangio io, direi che è tutto molto giusto. Buon appetito. Ragazzi, ma in un contesto così, dove non si sente nulla se non il vento, qualche macchina o qualche moto ogni tanto, una leggera bava di vento, 24 gradi, uno spettacolo fantastico intorno a me, natura folle, chi sta meglio di me? Adesso rifacciamo Baracca e Burattini e puntiamo Forcola di Livigno, il passo di Forcola di Livigno, e da lì Passo del Bernina e siamo in Svizzera. Go, si va. Pranzo finito, ragazzi, lasciamo Livigno, ci siamo lasciati Livigno alle spalle, adesso puntiamo Forcola di Livigno che è davanti a noi e da lì Passo del Bernina. C'è una leggera bava di vento, come vi anticipavo, sono ancora molto leggero, quindi
Poi forse sopra il Bernina dovrò ricoprirmi, credo, a meno che non stringo un po' i denti, e visto che poi si riscenderà. Vedremo, vedremo. Intanto questo è l'ambiente che abbiamo intorno a noi. Livigno è veramente una piccola perla, molto bella, ben curata, tanto verde, tutta ordinata. Quello davanti a voi è il passo Forcola di Livigno. Adesso ci aspettano un po' di gallerie. Ecco qua ragazzi il passo Forcola di Livigno, eccoci qua. Il vento è più forte che a Livigno. Ecco qua la dogana. (2315). Adesso davanti a voi si aprirà un bello scenario. Guardate qua. Fantastico, no? Il ghiacciaio del Bernina qui sopra. Tra qualche chilometro rientreremo in Svizzera, 1,3 chilometri all'incirca. Eccoci qua, giunti in frontiera alla dogana, eccola qui, dogana svizzera. Adesso noi ci terremo sulla destra, saremo sulla destra e via verso il Bernina. Adesso qua la strada neanche ve lo sto a dire com'è. Questo qui davanti a voi è il ghiacciaio del Bernina. Adesso arriveremo sul passo, ma non ci fermeremo neanche. Eccolo qua, passo del Bernina, 2330. Fenomenale o no? Fantastico. Alla mia sinistra c'è qualcosa di inenarrabile. Adesso che facciamo la curva lo vedrete anche voi. Qua sotto è dove passa il trenino rosso del Bernina. Ci sono un paio, 2-3 laghetti messi ad altezze diverse, ognuno ha un colore differente dall'altro. Vedete, quello è più chiaro, questo è più scuro. Adesso da qui puntiamo St. Moritz. E poi da St. Moritz in realtà, come vi dicevo, le alternative sono due: fare il passo del Maloja e scendere a Chiavenna e rientrare, oppure penso di fare questa seconda opzione, puntare il passo dello Julier Pass, e poi da lì magari fare il San Bernardino e rientrare. Questo fiume che scorre di fianco alla strada ha un colore incredibile. Guarda sto coglione, è maestoso, e adesso si è anche sciolto parecchio. Questo è il ghiacciaio del Bernina, è rimasto ben poco, anni fa era molto più imponente. La strada, neanche a dirlo, è una favola. E intanto ragazzi, ridendo e scherzando, siamo arrivati a St. Moritz. Fantastica St. Moritz, veramente veramente fantastica. Ha degli scorci la Svizzera, fantastica. Abbiamo lasciato St. Moritz, questa è Silvaplana, si chiama questa località. Lì, come vedete, ci sono un mare di kitesurf che qui è sempre ventilato, e anche in questo momento sta tirando abbondantemente a vento, e ci sono questi due laghi, uno e uno 2, che hanno dei colori meravigliosi, oltre ad avere degli scenari pazzeschi. Ho lasciato Silvaplana col suo fantastico lago e via sullo Julier, una decina di chilometri e dovremmo essere su.
Bernardino bucolico anche qui. Qua sotto tra un po' ci saranno degli ottovolanti, cioè delle strade assolutamente contorte. Un twist a go-go. Guardate che colore ha l'acqua. Quello davanti a me è il Passo Giulia. Guardate qua sotto, quello che cercavo di spiegarvi prima. Ha delle strade magiche la Svizzera. Chi dice che la Svizzera è brutto, che non ci viene per paura, non sa cosa si perde. Bisogna venire qui con la consapevolezza che bisogna rispettare le regole, tutto qua. Poi certo, a volte non tutti, non sempre è facile rispettare, perché con le strade è così, però su queste strade abbiamo il limite di 80 all'ora, che non è poco. Qua sotto c'è un twist che sembra l'onda blu. Qui a destra c'è il fiume che sfocia dentro questo lago e guardate che strada immersa nel verde. È fantastico, no? Da 2000 e più metri sono sceso a 1200 e ci sono 27 gradi, ragazzi. Se a 1200 ci sono 27 gradi, da noi cosa c'è? Intanto guardate qua intorno a voi che cos'è. Certo che uno che apprezza il Peniche piuttosto che la strada per salire da Penna a Farindola non potrà mai apprezzare la Svizzera, questo è poco ma sicuro. Finalmente dopo un po' di strada dritta torniamo a fare un po' di curve. Guardate qua davanti a voi, ragazzi, un muro di tornanti c'è qui sopra. Passo del San Bernardino, 8-9 km stiamo sopra. Forse c'è qualche nuvoletta sopra, ma qui sotto si sta schiattando dal caldo. Fino a poco fa c'era 29 gradi, magari troviamo un po' di fresco sopra. C'è un polmino qui davanti, vediamo di togliercelo dalle scatole, se no ce lo teniamo per un po' di tempo davanti. Siamo riusciti, perché qua adesso un tornante appresso un altro. E via, pure questo ci siamo tolti dal cavolo. Via, go, si va. E via, si sale, go. Dopo i tornanti belli stretti ed in piedi, la strada si fa un po' più dolce e permette un po' più di divertimento, ecco. Decisamente più gestibile la cosa. Tira vento, c'è un bel vento. Ed eccoci arrivati, ragazzi, al passo del San Bernardino, 2066 metri.
Spero che mi sentite perché c'è parecchio vento. Siamo sul passo del San Bernardino, è l'ultimo dei passi di oggi. In questo momento ho percorso da questa mattina circa 580 km, arriverò a casa, sono a circa 200 km da casa, 190 per l'esattezza, quindi dovrei arrivare con oltre 700 km. Poi vi saprò dire, prima di chiudere, esattamente il chilometraggio. Ma quello che conta sempre, come dico sempre, sono le emozioni. Oggi emozioni veramente tante, dall'inizio alla fine. Tanta bella strada, meteo sempre fantastico. Che cosa pretende di più? Certo, qui adesso c'è un po' di nuvole, c'è qualche nuvoletta qui sopra, ma tutto sommato è molto giusto. Adesso ci facciamo gli ultimi chilometri in discesa verso Mesocco. Se il tempo è buono ed ho tempo, a Mesocco mi sono ripromesso di fare una dronatina su quel castello che vediamo sempre in fondo al passo e non mi sono mai fermato, sperando in una bella luce, sperando nel tempo, di avere tempo, vorrei fare una dronatina, quindi adesso non resta che tornare in sella e via. Fare gli ultimi, si fa per dire, 200 km, pressoché dritti perché è terminato strada, vabbè. Comunque, intanto ci godiamo da qui in fondo al passo di San Bernardino, farò tutta strada normale fino a Mesocco, quindi altre curve a go-go. Ma tu hai un canale, mi dice? Sì, è un canale. Quindi anche quel ragazzino che mette, abbiamo anche noi un canale. Allora abitano qua. Cinzia l'hai lasciata a casa? Cinzia, diglielo tu, Cinzia. Ciao Cinzia, dove sei? Siamo venuti fin qua per conoscerti. Ciao Cinzia, un abbraccio. Chissà le parole che ti Cinzia, dice, basta. cercano te, stiamo su San Bernardino. Sono molto vicina Cinzia quando ti vedo, sai? Tu hai il caffettino. Effettivamente oggi sono in giro da stamattina, Sono in giro da questa mattina alle 4. Ho fatto lo Stelvio, Resia, sono salito sul passo dell'Umbrain, sono sceso a Bormio, Livigno, Forcula di Livigno, Bernina, Giulia, San Bernardino, adesso torno a casa. 750 km, infatti Cinzia mi ha detto no, io non vengo. Ragazzi, qui sul passo del San Bernardino grandi incontri si fanno. Ho incontrato una coppia di ragazzi che abitano a Mesocco, proprio qui sotto, Mesocco, insomma, abitano qui, mi ha detto qui vicino abitiamo, con un KTM 1290 che hanno un canale e li saluto. Mi hanno riconosciuto, lui mi ha detto ma tu hai un canale? Ho detto sì, ho un canale, e li ho conosciuti. Poi mentre stavo tornando in sella sono arrivati un gruppetto di ragazzi e uno di loro mi dice Massimiliano, ho detto allora qua bisogna fermarsi e presentarsi, e Cinzia, hai visto? Lei ti comprende, ha detto, lei ti capisce, ha detto Cinzia dove siamo venuti per conoscere Cinzia, e Cinzia oggi non c'è, e gli ho raccontato un po' del weekend e gli ho detto che tu oggi non c'eri, ma che perché comunque io mi sono svegliato alle 3:20, è vero che senza sveglia, ma comunque 3:20 erano, e Cinzia ha detto no, 3:20 io non vengo in moto, io dormo, e oggi ho detto vabbè, noi con Cinzia ci rifaremo domani andremo al mare probabilmente. Ragazzi, guardate qua sotto che budello d'asfalto che c'è, fantastico. E poi ci sono queste cascatine qui a profusione. Ecco, qui ci dobbiamo godere questi ultimi chilometri di curve, perché sia perché poi sarà tutto dritto, e sia soprattutto il fresco di qua sopra, perché anche confermato dai ragazzi che sono saliti, i ragazzi vengono da Milano, mi hanno detto guarda, goditi qua perché sotto muori dal caldo. Me l'hanno detto sia i ragazzi di svizzeri che abitano qui sotto in Svizzera, e sia i ragazzi che vengono da Milano mi hanno detto guarda, sotto ti sfiati dal caldo, quindi apprezza qui sopra. E allora apprezzeremo qui. Svizzera, una garanzia ragazzi, una garanzia. Chi non ama la Svizzera secondo me si perde tanta roba. Oppure quelli che mi dicono io non vado in Svizzera perché poi prendo le multe, andate più piano ragazzi e rispettate un po' i limiti, e venite in Svizzera perché asfalti e strade così se ne trovano pochi vicino a casa nostra. Bisogna andare o in Francia o in Svizzera per trovare tanta roba così. Anche in Italia abbiamo delle robe così, ma
non tanto quanto qua, secondo me. Non vi nego che mi fa piacere quando le persone mi riconoscono, mi salutano, mi chiamano per nome, persone che non conosco io. Dall'altro lato non vi nego che mi fa strano, perché dico, pensa a te quanto è piccolo il mondo. Cioè, i primi ragazzi che mi hanno fermato qui sul San Bernardino sono della Svizzera, ma così come quando mi fermò in Toscana un austriaco, che avevamo le moto parcheggiate vicino un di fianco all'altro, e mi dice: ma tu fai video su YouTube? Cioè, per dirvi, il mondo è veramente piccolo a volte. Oppure banalmente è la passione per la moto che ci unisce. Io la voglio vedere in questa maniera. Comunque, in tutto ciò, la strada qua è un bijou. Cinzia, oggi ti sei perso tanta roba, tanti chilometri sì, ma tanti bei posti, e tutto sommato non torno neanche tardissimo come avrei pensato, torno meno tardi del previsto. Se arrivati ai piedi del San Bernardino, le alternative sono due. La più semplice è quella di entrare, ecco qui, vado a destra, Lugano Bellinzona, si entra in autostrada. Quella un po' più hard, un po' più curvosa, si va avanti e si fa la strada vecchia, che è molto molto bella, piena di curve, asfalto ottimo, in parte in mezzo al bosco, è tutto molto figo. Giusto per farvi capire, questa è l'alternativa all'autostrada. Guardate che strada fenomenale che è, a parte il manto, ma guardate che pornografia è. Una pista è una pista. Ragazzi, questa parte qui è veramente la ciliegina sulla torta. Mi capita sempre più spesso ultimamente di farla scendere, tutte le volte l'ho fatta scendere. A salire l'anno scorso l'ho fatto, a salire è qualcosa di da ginocchio a terra a tutte le curve qua. Ragazzi, a questo giro ci siamo fatti pure la dronatina sopra il castello di Mesocco, quindi cosa voler di più? It's all about humanity. Ci mettiamo dentro l'autostrada e ce ne torniamo mestamente verso casa. Si sono fatte nel frattempo le 17, mi pare, esattamente 16:59. Go, si va. Si arriva a casa per le 7, 7:10 circa, 7:15. Sono le 5:15, 17:15, siamo all'altezza di Bellinzona, il fresco è solo un ricordo, 34 gradi, e immagino cosa c'è adesso che arriviamo più verso Milano, Pavia. Comunque qua 33-34 gradi e fa caldo, è venuto a dirlo, non si schiatta ma fa caldo sicuramente. Eccoci qua, siamo arrivati in Dogana, Svizzera. Da qui mancano ancora un'ottantina di chilometri. Insomma ragazzi, qua la giornata è ancora lunga. Alla fin fine sono uscito questa mattina e sono 6:10. Un po' è scesa la temperatura ragazzi, siamo a 32 adesso. 18:30, sono in tangenziale e ci sono 36 gradi, tangenziale di Milano ovviamente. Mancano circa 35 km a casa, quindi vediamo un po' il parziale. Sono 713 più 35, scarsi 750 km.
da questa mattina. Che dire ragazzi, io rifarei tutto quello che ho fatto, nel senso mi risveglierei a quell'ora, anche se mi sono svegliato senza sveglia. La sveglia l'avevo puntata alle 4, sono partito persino prima del previsto. Mi sono svegliato alle 3:21, ho fatto colazione, ho preparato i panini, alle 4:20 ero in moto. Sono salito prestissimo sullo Stelvio, forse uno, se non il primo, uno dei primissimi, e l'avete visto come l'ho fatto che praticamente il traffico non era inesistente. Fantastico, bello, meteo stupendo. Da lì Resia, altro posto fantastico. Fortuna ha voluto che il vento in quel punto era più basso di pochi chilometri prima, dove soffiava abbondantemente. Umbrail, tanta roba, e poi Foscagno, Passoera e infine Livigno. Forcola di lì, aspettate che qua davanti c'è uno che fa zig e zag. Forcola di Livigno, Passo del Bernina, Julier, San Bernardino, e poi siamo rientrati nel forno. Ragazzi, se siete arrivati fin qui vi ringrazio, lasciatemi un commento, un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video!